Buongiorno ragazzi, dopo il mare nella costa del Pacifico siamo dovuti tornare a Managua per rifare il permesso del nostro veicolo. Come sapete ogni mese dobbiamo rinnovare il permesso di importazione del Ducato e abbiamo iniziato la procedura, quindi ieri abbiamo fatto tutti i documenti, tutto quello che c'era da fare. Adesso siamo qui sulla carretera, ci siamo fermati a mangiare qualcosa, abbiamo messo il van qui, il posto è veramente bello, guardate la famiglia che lo gestisce. Mette anche un augurio di buon viaggio per chi prosegue. Andiamo a vedere Serena, ha già preso posto. Siamo in mezzo alla foresta a mangiare, ci siamo fermati per pranzo perché siamo diretti al mare e quindi abbiamo visto passando questo ristorantino, ci ispirava e speriamo di non sbagliarci. A me piace un sacco perché ogni tavolo c'ha tipo il suo nome. C'è anche un tavolo che si chiama Napoli e poi accanto al tavolo c'è l'amaca. Quindi uno dopo che si è fatto tutta la mangiata si può riposare nell'amaca, è fantastico. A me fanno impazzire le soluzioni dell'America Latina per ricavare dei vasi e metterci una piantina. Questo è il contenitore della mucchina o del cloro, insomma, quello che è. E gli hanno fatto su una bella piantina. È arrivata la bibita, io ho ordinato pigna e arroz, che sarebbe ananas e riso, è buonissimo, molto rinfrescante, l'abbiamo appena provato. E poi abbiamo preso kalala, che sarebbe passion fruit, che è una bevanda che prendiamo quasi sempre. Sono buonissime queste bevande. Color rosa tovaglia, diciamo. È in tinta. Guarda. Questo è il mio piatto. Spiedino, patatine, riso, insalata. Che bella composizione. Guardate questo è il che piatto roba. di Serena. Sembra un quadro, tutto incastrato benissimo, c'è di tutto, veramente deve essere buono. Buon appetito allora. Ripartiamo perché c'è qualcuno che ci aspetta. Dovete sapere che ci hanno invitato in un posto bellissimo, sempre al mare. Abbiamo apprezzato molto questo pranzo, anche perché hanno cucinato cose che si trovano un po' dappertutto, però in una forma molto carina e ricercata, quindi apprezzo molto l'impegno. Anche se... Ecco che esce la recensista. TripAdvisor, recensione super. E quindi adesso ci rimettiamo in viaggio, mancano cos'è, un'ora e mezza più o meno, e poi vi faremo vedere dove andiamo. Accendiamo i motori e si parte. This night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll. Mancano circa 30 km e poi siamo arrivati al posto in cui dobbiamo andare oggi. Il tempo è molto bello, fa caldo ed è una strada che non abbiamo ancora mai fatto, quindi ce la godiamo. 7 years to life. I've been told that time will heal all our wounds and Bene, dovremmo essere arrivati. Siamo emozionati perché dovrebbe essere un posto davvero bellissimo e adesso vi facciamo vedere dove siamo finiti questa volta. Hola! Ah, grazie! Grazie! Hola, ciao, ciao! Ciao! Scusa Nirvan, ma ti abbiamo tradito. Oggi ci siamo alzati qui nella casa del nostro amico Noel che ci ha invitato a trascorrere qualche giorno in questa villa stupenda che dopo vi mostreremo. Adesso, dopo aver fatto colazione buonissima che ci ha preparato, colazione tipica del Nicaragua, ci stiamo dirigendo nell'accesso qui alla playa. C'è l'accesso al mare dalla casa di Noel, c'è un sogno veramente bellissimo. Questa è la porta che porta al mare, porta che porta. Questa scalinata ci porta direttamente al mare
Ovviamente Oceano Pacifico, lo ricordiamo. Ecco, Noel è lì. Noel, saluta! È lì con il suo cane Bruno, che è fantastico. Sono le 9 e adesso ci facciamo un giro in spiaggia e poi torniamo su. Ecco, la casa è quella lì, vedete? In pratica Noel ci ha scritto chiedendoci se volevamo venire a vedere questo posto perché è lontano un po' dalle mete turistiche del Nicaragua e ha davvero tanto da offrire, e noi siamo veramente orgogliosi di mostrarvi e di vedere questa parte del Nicaragua che davvero non era prevista nel nostro viaggio. È poco conosciuta. Esatto. Infatti quando abbiamo cercato le mete da vedere in Nicaragua non compariva assolutamente, e lui è molto felice di mostrare anche questo lato, oltre che per far vedere la sua casa, perché lui l'affitta alle famiglie, più come passaparola, perché vuole persone fidate, persone che gli interessa più che altro che si viva bene in questa casa, però gli interessa molto far vedere questa zona per aiutare la gente del posto, perché ne ha bisogno, c'è pochissimo turismo. Un'idea bellissima che noi veramente appoggiamo. E ragazzi, guardate qui quante ville ci sono sul mare. Queste erano tutte mansioni, ci spiegavano. Bruno! Saluta! Bruno, vieni qui! Bruno! Guardate sta roccia! Che meraviglia, una Bellissima. scultura! Di solito qua è strapieno d'acqua. Pensate che questa roccia è completamente sommersa d'acqua e stiamo parlando di 4 metri. Stiamo andando a fare un giro qui nel villaggio di Casares, vicino casa di Noel, e guardate, Sere sta impazzendo. Io voglio un maialino, adottiamo un maialino, guarda che bello. C'è una famiglia di maialini qui, guardate che piccoli. Adesso non possiamo avvicinarci tanto, però guardate che belli. Seguono la mamma, che è enorme. Madonna. Noel ci porta nella baia di Casares, dove ogni mattina centinaia di barche vengono trascinate nell'oceano per affrontare una dura giornata di pesca. Dopo si vende tutto nel mercato locale. Per chi vuole provare piatti tipici a base di pesce fresco, questo è il posto giusto. Un francese ha anche realizzato questo hotel ricostruito dopo una mareggiata, un posto che non ci saremmo mai aspettati in un villaggio di pescatori. Ci siamo fermati in questo ristorantino e questo è il menù. Abbiamo preso un filetto di pesce che costa, vedete qui 150, sono circa 3,50 €. L'aragosta costa sui 9 €. Camarones con salsa all'aglio 8 €, 9 €. Poi abbiamo la ceviche, che sarebbe il pesce marinato, solo 4 €. Insomma, poi piatti a base di carne. Comunque il pesce costa veramente poco. La birra costa 80 centesimi. E dopo pranzo si può fare la siesta su queste amache. Come è? Se sfria? Oggi finalmente vi faremo vedere questa casa di Noel di cui ci siamo innamorati e ci farebbe venire voglia di lasciare il van Già è così da 2 giorni, diciamo. e piantare le radici qua, veramente è stupendo. Noel ci ha invitato perché voleva farci conoscere una zona del Nicaragua che non è molto battuta dal turismo internazionale. Proprio per farla conoscere
perché al momento si conoscono solo certi posti nel Nicaragua, ma questo in particolare no. È un posto molto facile da raggiungere anche per chi arriva a Managua col volo, perché è solo 1 ora e mezza di strada e la strada è battuta, si trova in condizioni fantastiche. Questo posto è adatto per una famiglia o più di una famiglia. Allora, iniziamo subito a vedere le camere da letto. Prima la nostra, che avete già intravisto ieri. Qua c'è lo spazio notte. Questa è la stanza dove stiamo dormendo noi, ci sembra un sogno dopo quasi 1 anno e mezzo sul van, stare in un letto così bello. Questo invece è il bagnetto, c'è una doccia, c'è il lavandino e il water ovviamente. Vista mare tutto. Vista mare ovviamente. Camera degli ospiti, numero 1, questa qui, letti a castello, tutto in legno. Andiamo a vedere la seconda camera. Eccola, questo lettone. Anche qui l'armadio ovviamente, tutti i quadretti bellissimi. Ora andiamo a vedere la cucina che è enorme. Dopo avervi fatto vedere la casa, però dovete vedere la parte più bella in assoluto di questa casa. Ecco la piscina, noi facciamo colazione e poi ci buttiamo immediatamente. Ci andiamo a fare l'ultimo bagno perché domani ce ne andiamo. Siamo un po' tristi perché siamo stati benissimo, veramente, è incredibile questo posto. Adesso il Guardate. sole cade, va giù. E io mi butto. Vai Sere, buttati. Anche stavolta ha preso la panzata. Sì, sì, un po'. Ride, sentite come ride. Hola. Ultimo giorno qui. Ultimi minuti, anzi, è stato bellissimo, dei giorni meravigliosi. Ora dobbiamo tornare a Managua per il permesso del veicolo che Una ritiriamo. procedura che dura sempre tanti giorni. Noi ringraziamo davvero tanto Noel per questa esperienza che ci ha permesso di staccare un po', di vivere comunque in una casa. Guardare questa piscina adesso è complicato perché dobbiamo andarcene. Come tutte le belle cose hanno una fine. Noi adesso ci rimettiamo nel van e pronti per una nuova avventura. Al prossimo video.